La zuppa di pesce è un piatto che si cucina in moltissimi paesi europei, Italia inclusa. Per prepararlo come tradizione vuole, si usa il pescato del giorno, a seconda della stagionalità. Ne esistono tantissime versioni, da sacassola sarda al caciucco toscano, dal brodetto fanese al ciambotto pugliese, dal brodetto di Chioggia a quello termolese e molti altri, tutti buonissimi. Iniziate dalla pulizia del cefalo, privatelo di pinne e squame. Evisceratelo e riducetelo in tranci eliminando testa e coda. Procedete allo stesso modo con gli altri pesci che, a differenza del cefalo, non avranno bisogno di essere squamati. Per questa ricetta potete usare anche altri tipi di pesce come il nasello, il merluzzo, la tracina, lo sgombero o le alici. Passate la pulizia dei gamberi, eliminate testa, carapace e intestino. Poi pulite anche le cozze, privandole del bisso e delle impurità esterne. Separate il corpo delle seppie dai tentacoli e tagliatele a striscioline. Scaldate un filo d'olio e fate soffriggere la cipolla e l'aglio a fuoco dolce. Quindi aggiungete anche gli scarti del pesce e lasciate rosolare per un paio di minuti, facendo attenzione che non si attacchino al fondo. Sfumate con il vino bianco facendo evaporare l'alcol. Aggiungete prezzemolo, timo e pepe in grani. Ricoprite con acqua, poi chiudete e cuocete a fuoco basso per almeno un paio d'ore. Al termine filtrate il fumetto con un colino e tenetelo da parte. Fate scaldare un filo d'olio con uno spicchio d'aglio tagliato a metà e le cozze. Coprite e quando le cozze saranno schiuse scolatele tenendo l'acqua di cottura da parte. Scaldate l'olio con 2 spicchi d'aglio tagliati a metà. Aggiungete le seppie, lasciate rosolare un paio di minuti a fuoco vivo, poi sfumate e lasciate evaporare. Aggiungete i pomodori pelati schiacciandoli con le mani e l'acqua di cottura delle cozze. Lasciate cuocere a fuoco medio per 15-20 minuti. Unite i tranci di pesce inserendo i più grandi qualche minuto prima e abbiate cura di bagnare la zuppa con il fumetto di pesce nel caso in cui si asciugasse eccessivamente. Invece di mescolare, muovo il tegame avanti e indietro per non sfaldare i pesci. Infine i gamberetti e le cozze, sia quelle sgusciate che quelle di guarnizione. Condite con pepe, prezzemolo e un filo d'olio d'oliva. Ecco la mia zuppa di pesce, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e qual è la vostra versione preferita.